Adesso che sapete, ve ne prego, toglietevi quegli affari dalla faccia. Ovviamente alludendo alle maschere. Ve le togliete? Sì. La ringrazio intanto vi ringrazio per la cena che ci avete offerto. Mi chiedevo dove fosse andato Atros. Se si è alzato anche abbastanza convinto e deciso. È andato da un'altra parte. Potrete chiederlo a lui quando lo vedrete. Vi ho fatto una confessione, una rivelazione che potremmo definire quella della vita, e a voi interessa soltanto dove è finito il vostro amico. Sì, è una cosa importante, se posso, Conte, interromperla, mi dispiace. Ma dal discorso, dalla storia che ci ha raccontato, anche questa piccola accortezza riguardo l'amore per un amico, il bisogno di sapere che cosa gli possa essere successo, è importante e rilevante di quanto a lei. Sì, sono capitate cose brutte, è vero, lo ammetto, Conte, ma tutto quello che è avvenuto dopo è merito delle sue scelte. E ha deciso lei di invischiarsi in questa maledizione. Stringe Quindi lievemente le dita sul calice. ho dovuto vedere, Deck, la morte di una donna innocente per il puro piacere della lussuria e della vita eterna e futile, Deck. Mi avete invitato qua a cena, ho partecipato, ho fatto un bel sorriso, Deck. E lei della sua storia invece gli interessa soltanto quanto dolore ne è uscito fuori, Deck. Ma quanto lei ne ha procurato? Aveva la possibilità di trasformare questa valle disperata in un paradiso, forse, Deck. E invece l'ha lasciata continuare in questo degrado. Non c'è scusa per le sue motivazioni. Io la vedo diversamente. Questo non è degrado. Io ho dato ai baroviani ciò che volevano. Un paladino ti definisci. Ti dà del tu. Dici di volere giustizia, ma tu cerchi vendetta. Tu e io, Krastos, non siamo diversi. Siamo diversissimi invece, Deck, e le nostre scelte fanno la differenza. Deck. Sei come sale sparso su una ferita aperta. Ecco come il prezzemolo. Ma tu e io abbiamo un nemico comune in verità. Tu vedi in me il cattivo, ma coloro che cerchi si trovano qui. L'ordine del drago d'argento sono il tuo vero nemico, non io. Mi accusi di aver fatto delle scelte che hanno portato questo dominio alla rovina, mentre tu fai delle scelte che non portano a nulla per placare il tuo dolore, portando solo dolore alle persone che ti stanno accanto. E allora, vuoi sapere chi sono queste persone? I draghi che hanno costretto il mio clan alla schiavitù e poi distrutto? Tu mi proponi questo? Uno, soltanto uno, è il drago che ha portato la rovina nel tuo popolo. Gli altri non sono che
burattini nelle sue mani. Se posso ancora rispondere, Conte, Pelor, il mio dio, il mio protettore, il dio che segue il mio clan, mi ha già salvato una volta. Non so se lo farà di nuovo, ma so che c'è una motivazione per cui l'ha fatto. Ma non credo che mi perdonerà se dovessi macchiare il mio onore. Sì, è una vendetta quella che cerco, ma non lasciandomi alle spalle desolazione e dolore, Deck. Non lasciando alle spalle tragedie, Deck. Tu mi fraintendi? Coloro che cerchi sono già morti, redivivi, il cui unico scopo è vagare a cavallo ammantati di nero, tentando invano di indebolire il mio dominio. Forse qualcuno di loro lo avete già incontrato. Se vuoi la tua vendetta, si trovano ad Arcinvostolt, un vecchio rudere, un cumulo di macerie e rovine infestate, un luminoso baluardo di nobiltà trasformato in un luogo malsicuro e desolato. Del resto, nessun luogo è sicuro a Barovia. Volge lo sguardo verso Amon. Nemmeno i sogni sono più luoghi sicuri qui a Barovia. Per concludere la conversazione con Krastos, va da Rast. Come ho detto, il tuo passato ti insegue perché io ne faccio parte. Barovia ne fa parte. Lo sguardo si sposta verso Lucinda. Senti la sua voce nella tua mente e ti dice: tuo padre ne faceva parte, il suo assassino ne fa parte. Chiedi a Radin, lui lo sa bene. Qualunque cosa abbiate visto al crocevia dell'impiccato era solo nella vostra mente, signori, ma questo non vuol dire non fosse reale. Vedete che si risistema sulla sedia, quasi in procinto di andarsene. Amon, la tua dea non c'è. Anche senza la sua guida sei sopravvissuto, seppur con qualche imprevisto, non è vero? Sì, diciamo che ho lasciato qualcosa da qualche parte indietro. Io non credevo tu l'avresti fatto! Ho analizzato abbastanza che non penso ci sia altro all'interno della stanza che possa aiutarci, perché sono abbastanza convinta che sì, Amon si sia tranciato una mano da solo. Vedo che ha occhi lunghi. E orecchie lunghe. Infatti Piuttosto. non ho potuto non notare che la tua maestria nell'intrattenere non fa che aumentare. Devo dire che conoscendo storie e conoscendo nuovi avventurieri, sto ampliando il mio repertorio. Grazie, suggerità. Battuta. Piuttosto mi chiedevo, Conte, a che prezzo la storia che ci ha raccontato? Perché Spiegati. vuole? Perché ci ha messi al corrente del suo passato? Cosa siamo noi nel suo libro? Tu non sei niente. E lo supponevo. E allora perché siamo qui? Alcuni di voi sono qui per mero caso, altri perché li ho condotti fin qui. La tua sfortuna è stata trovarti nel luogo sbagliato al momento sbagliato.
Quale sarà invece il mio futuro, se posso? Mi piacerebbe poterti rispondere che dipende soltanto dalle tue scelte. Purtroppo temo di conoscerlo invece. Suppongo ti unirai alla marcia dei morti se vorrai metterti contro di me. Ma c'è un'alternativa, Amon. Tutti avete un'alternativa. E arriva Atros. Atros, prego, accomodati. Stavo concludendo il nostro discorso. Dicevo che tutti voi avete un'alternativa al tentare di uccidermi. Impossibile. Tentando di sfuggire alle nebbie di questo posto. Potreste invece allearvi, liberarmi. Supponi forse che io sia costretto qui? Beh, la sua vita non sembra una vita molto gioiosa per quello che racconta. Avere tutte queste mogli, continuare a cercarne altre e vederlo in questo modo così misericordioso. Gertruda voleva il mio abbraccio. E Irina anche vuole il suo abbraccio? Cosa vi fa pensare che io non abbia già preso la giovane Irina mentre voi eravate qui a dilettarvi durante una festa organizzata per Gertruda? Nulla. Se non è nulla, cosa vi fa pensare allora che io non voglia farlo? Cosa vi fa pensare che ci sia qualcosa che mi impedisce di prendere la giovane Irina e uccidere Ismark, farvi trovare la sua testa qui, su questo tavolo? Nulla non mi fa pensare questo, Conte. È la visione che lei ha dato questa sera di se stesso che cozzerebbe un po' con quello che mi sta dicendo. Lei è benevolo sotto certi punti di vista, no? E se posso aggiungere, quello che mi dà da pensare in realtà è la differenza di coinvolgimento, vogliamo dirlo in questo modo, delle due ragazze in questione. Gertruda non vedeva l'ora di diventare una delle vostre mogli. Irina invece sembra non essere così tanto impaziente e vogliosa di venire qui al castello. E anzi, Se Irina posso non vuole aggiungere, per niente venire in questo castello. E visto che lei ha dato a questa baronia tutto quello della quale aveva bisogno ed è così benevolo e li aiuta e pensa di essere nel giusto, perché perseguitare una ragazza? Lei se posso... non è una ragazza qualunque. Lei è la reincarnazione di Tatiana. E Tatiana è l'amore della mia vita. La mia unica ragione di questa non vita. Lei crede veramente che Irina potrebbe mai innamorarsi così, Forse no. con questo prezzo da dover pagare? Non sarebbe Forse avete ragione. amore? Probabilmente Irina non si innamorerà mai di me e Tatiana non si innamorerà mai di me. Forse sono e resterò sempre un mostro ai suoi occhi. Ma ella sarà comunque mia. Che lei lo voglia oppure no. E questo è quanto. Anche questo voleva Gertruda. Nei suoi ultimi attimi di vita ho visto un barlume di lucidità. Hai visto un barlume di lucidità in Gertruda? Nei suoi ultimi attimi mentre gli succhiava il sangue, sì. Curioso. Non ci ho fatto caso.
Beh, forse ero troppo impegnato a nutrirmi di lei. Mi perdoni, cosa le dà la certezza Però- che Irina sia la reincarnazione di Tatiana? Io lo so. E il motivo per cui è stata adottata dal borgomastro c'entra sempre lei. Assolutamente no. Irina è stata trovata casualmente in un bosco dal povero borgomastro. Succede. Poi non volete. Alcuni dei baroviani sono reincarnazioni qui a Barovia. Altri nascono con un'anima, altri sono dei vuoti. Probabilmente questo accade in tutta Ravenloft. Non posso esserne sicuro, non so quanto profonda sia la maledizione. Ho una domanda a tal proposito, Conte. La marcia dei morti, le anime che vengono qui al castello, quelle che si gettano sono sempre in numero inferiore rispetto a quelle che entrano. Ha per caso a che fare con la reincarnazione? Ha a che fare col mio cuore e con la sofferenza del mio cuore. Ma questo non posso dirtelo, Atros. Le anime che arrivano qui sono destinate a incorrere nello stesso destino in cui è incorsa Tatiana. Raggiungono la vetta di una delle torri e poi si gettano nell'abisso. E alcune di loro rimangono qui. Non posso E ogni dirvi notte altro. sono sempre le stesse. Sono centinaia di migliaia le anime che partecipano alla marcia dei morti, tutte sepolte qui nella valle di Barovia. Contadini, avventurieri, baroviani di 500 anni fa. Dak, tutte anime che si sono piegate alla maledizione? La maledizione piega quelle anime. Come ho già detto poc'anzi, la maledizione impedisce alle anime di andar via da Barovia. Alcune di loro sono così fortunate da reincarnarsi nei gusci dei neonati, altre invece destinate alla follia di un tempo E senza cosa fine. determina? Cosa determina questa cosa? L'anima stessa? È come se venisse messa su una bilancia. Il destino. Il destino è importante ed è l'unica cosa che conta qui a Barovia. Anche voi avete il vostro. Forse lo conoscete già. Alcune di quelle anime sono semplicemente destinate. Quante volte che credete che si sia reincarnata l'anima di Tatiana? Una sola? No. Molte volte. E mi chiedo, Dak, quante volte l'hai avuta? Mai quanto avrei voluto. Quindi cosa succederà adesso, Conte? Visto che lei sa il nostro destino. Cioè, come concludiamo questa serata? Il mio destino lo faccio da me, Dak. Rispondo a Lucinda. Beh, dipende da voi. Si alza, posa il calice sul tavolo. Il sangue è finito. Io mi ritiro dai miei ospiti, è tempo per me di tornare alla festa. Sono curioso di sapere se loro hanno gradito la serata.
Elga si occuperà delle vostre necessità. Se vorrete, potrete restare stanotte qui al castello. Le vostre stanze sono già pronte. Potrete andare via domani. È quasi mezzanotte ormai. Un po' tardi per avventurarsi nella valle. Ma se proprio volete andarvene, la carrozza è già pronta. Vi farò scortare nel luogo in cui siete stati presi. Grazie, Conte. Fa un cenno col capo e lo vedete a girare il tavolo e svanire dietro la porta. Ce ne riparleremo del mio passato mentre va via. Atros, dove sei stato? Dal conte. Come dal Conte? Era ovvio. Mm. Bravo, Da quale Lucinda. Cosa- conte, quello vero? Dal vero conte. O, che voi ci crediate o no, dalla vera contessa. In Come, che scusa? senso? Nel senso... E cosa voleva con tanta svelazione? Farmi una proposta. Ma siete sicuri che sia questo il luogo migliore in cui Esatto. discutere? No. No, hai ragione. Deck. Intanto questa notte dormiamo qua. Ormai è tardi per avventurarci. Io me ne andrei volontariamente, velocemente, Deck. In ogni caso, dalle parole che ha detto, possiamo stare tranquilli che Irene è al sicuro. Ha lasciato intendere il contrario, No, chissà. Ismark probabilmente potrebbe già essere morto, ma Irina non credo la voglia uccidere. Dovrebbe aspettare di nuovo la reincarnazione. E in ogni caso, Ah, sì. credo che voglia che sia lei a concedersi a lui. Non vuole riservarle lo stesso trattamento che invece ha concesso a Gertruda. Esatto. Intanto grazie per averci detto effettivamente quello che è successo su, mentre non eravamo assieme. Non so neanche quanto lui volesse che ci rivelassi tutto ciò. Ovviamente stiamo, diciamo, parlando a voce un po' più bassa, immagino, perché c'è Elgar nell'angolino che ci sta guardando in tutto questo, probabilmente. Tu, Amon, non hai nulla da fare al castello? No, io non vedo il... No, in realtà qualcosa da fare ce l'avrei, avrei da cercare una cripta. Il tesoro, il mio tesoro, si trova nella mia cripta, nella mia tomba. Giù nelle cripte di questo castello, cerca la mia tomba e troverai il tuo tesoro. Beh, dovremmo fare una passeggiata assieme. E a questo punto mi sa che sì, possiamo continuare a fare le nostre scorribande notturne. Non so, onestamente non so quanto sia sicuro dividerci a questo punto. Non credo sia la cosa più sicura. No, credo sia la cosa Secondo più me stupida. potremmo- Credo sia la cosa più Quindi- stupida dividersi. O facciamo tutto assieme o ci dobbiamo dividere in 2 gruppi al massimo. Ma io credo che se siamo sopravvissuti Non finora lo credo. dobbiamo Scusate, anche al fatto che siamo posso- stati assieme. Portare via questi. Indica i piatti. Sono Sì, vuoti. grazie. Intanto grazie. andiamo nelle stanze. Sì, Elga, ma Intanto lascia il andiamo vino, nelle per nostre favore. stanze. Certo, lascerò il vino come volete Grande voi. Deck. Se volete, Elga- mi è stato chiesto di accompagnarvi nelle vostre camere, se è quello che desiderate. Elga, è sicuro muoversi nel castello senza di te o senza qualcuno della servitù? Non so rispondere a questa domanda. Scusatemi. Scusami, ma come si chiamava la ragazza? Elga. Deck, non te ne andare. Perché hai così tanta... Cioè, capisco che hai così tanta paura, ma non hai mai desiderato scappare da qua, Deck? Per un attimo uno sguardo
misto fra il sofferente e lo speranzoso. Sì, tutti i giorni. E poi si serra la Guarda- bocca. Guarda i ragazzi e dico, questa storia deve finire, Duck. Forse avete conosciuto mio padre. Siete stati a Barovia. Chi è tuo padre, Duck? Chi è tuo padre? Il calzolaio di Barovia. Credo che si sia trasferito a Vallaki. Lo avete visto? Beh, se si è trasferito a Vallaki, no, non ci siamo ancora andati. Ah, Li a Barovia non c'è porteremo. un calzolaio. E allora se n'è andato. Deve essere andato a Vallaki. Vorresti Probabilmente venire con Chiama tuo noi? padre. Oh, certo che vorrei. Ma non posso. Ragazzi, ce la portiamo e la lasciamo a Vallaki, dobbiamo andare là. Ma come la fai, credi sia- come la fai uscire dal Si castello? sistema, si asciuga Non ora, una volta che ce ne una dobbiamo andare. lacrima che non vedete. Si risistema un attimo, fa un colpo di tosse. Scusatemi, non avrei dovuto. Porto via questi. Attendete il mio arrivo se volete che vi scorti alle vostre camere. E col capo chino Poi ne riparliamo. si allontana, lasciandovi da soli. Grazie. Grazie Grazie Non per hai quello qualche che... messaggio che vuoi che recapitiamo a tuo padre? Un messaggio da recapitare a suo padre ti dice di no, perché ne morirebbe di crepacuore qualsiasi messaggio possa arrivare a lui. Questa è una cosa che sa soltanto lei, probabilmente. Grazie. Ragazzi, Grazie per ce la quello che ci hai dobbiamo detto. portare. Crastos, non gli dare false speranze. Come fai a farlo Sì. uscire dal No, castello? no, ora che se ne va, questo qua outgame, un attimino. Ma secondo me ce la dobbiamo portare. Tanto ci può far uscire dal castello. L'unico modo Molto per più portarla con te è chiedere il permesso. No, parlatene in Esatto. game, parlatene in game perché il discorso vale. ok. Esatto. Allora in game. Rastos, Ok. non puoi Allora, portarla niente. da nessuna parte, è palese che Strad controlla tutto quello che c'è all'interno del castello. Se vuoi che mettiamo piede fuori dal castello e immediatamente moriamo, ce la portiamo. Se no, forse prima è il Secondo caso me, di secondo me capire non è altre proprio cose. tutto sotto controllo Strad. Strad vede nella nebbia, sa che cosa c'è nella nebbia, ma non sa cosa c'è dentro le mura Ma secondo te di una casa, tu pensi di riuscire per a... esempio. Tu pensi C'ha di le riuscire a spie, lasciare il ok. suo... Crastos, tu pensi di riuscire a lasciare il castello di Strad vivo, rubandogli No, io fondamentalmente penso una di... serva? No, per niente. Io pensavo, Deck, di andare nelle stanze, cioè muoverci per dormire, ma in realtà appena siamo pronti, che si è fatta l'indomani mattina, se siamo ancora vivi, ce ne andiamo tutti e nascondiamo Elga da qualche parte nella carrozza, la camuffiamo, ce l'abbiamo le abilità per camuffare qualcosa e la facciamo salpare con la carrozza con noi. Deck. Sarebbe più semplice se chiedessi direttamente al conte di lasciarla Sì. andare. Secondo me sì. Secondo me fargli sapere che vogliamo qualcosa ci porterebbe soltanto al fatto che ci possa dire no. Anche quella è una possibilità, certo. A me non interessa salvare nessuno, Crastos. Io sono un paladino, non posso vedere una persona. Già ho visto la mamma della tizia morire e non ho detto niente. Quanto Rastos, ancora abbiamo posso... visto un intero villaggio. Appunto. Un intero villaggio soffrire, ok? Non è questo il modo Ho il giusto momento. e intelligente e il momento per fare una mossa del genere. Non siamo neanche vicini a Vallaki, non sappiamo se Ismark è ancora vivo, dov'è Irina. Non... Lascia stare, questa No, ragazza no, resterà rischi- qui al castello e continuerà a stare Ma bene. invece posso... Niente Ora che ci impedisce di penso, farlo in un scusami. altro momento. Ok, ma ora che ci penso, cosa avete trovato in quella stanza invece tu e Faraday? Andiamo nelle stanze.
Possiamo parlarne in un luogo più sicuro e lontano Esatto. dalle orecchie, lunghe orecchie di Strad? Non esiste, non esiste luogo sicuro. Cioè, voi pensate che qualcosa cioè, è irrilevante, Dak. Ah, a maggior Cioè, ragione, non intanto voglio anche se la sa rubarmi una una cosa non fa serva. niente. A maggior ragione, quindi- non voglio rubarmi una serva. Esatto, e quindi vuoi portarle via una serva, pensi che sia più facile che non farsi sentire? Forse si sentirebbe vivo, Dak, avrebbe l'ardore della caccia e per un attimo ci lascerebbe fuggire. Certo, e Io poi do- saremo do- noi cacciati. Do Io voto due no. cazzotti sul tavolo e mi alzo per andare verso la mia stanza. Elga, una domanda per favore, che spero non ti metterà in difficoltà. Radin è ancora al salone alla festa? Credo di sì. Ma sarebbe meglio che non vi avvicinaste a quel luogo. Perché? La festa si è consumata. Si è consumata in un massacro. Gli ospiti baroviani sono tutti morti. Sbranati o uccisi. Credo che i signori di Ravenloft non volessero lasciarli andare perché li hanno visti in faccia. Io vi consiglierei di andare semplicemente a dormire. Domattina andreste Elga. via con la carrozza, sareste liberi. Ma secondo te c'è un modo? Cioè, tu ci vuoi andare, Dak? No, voglio andare in stanza. Sì, andiamo in Ah, in stanza. stanza. Andiamo in stanza, ragazzi, e parliamo tra di noi. Seguitemi da questa parte, prego. Sì, lo seguo Andiamo. anch'io. Sì, la stiamo seguendo. Outgame, comunque questo parlare così liberamente secondo me non è per niente produttivo. Sì, esatto. Non lo è per niente, ed essere così insistente nel dire ce la dobbiamo portare, secondo me non serve proprio a niente. Ed è, a parte che è solo ripetitiva come cosa e non sta servendo a nulla. Vabbè. Ok, ho percepito. Ma poi semplicemente devi capire che nel mio rapporto costi-benefici non ha nessun senso andare a provare a salvare Elga. Elga supera l'arcata. Nei Questa miei, sì. arcata qui. Quale? Ok. Quale? Da qui, Elga sale al piano di sopra. Come potete intravedere, siamo in una stanza, in un'anticamera adiacente ad una zona che avete già esplorato. Non so se vi rendete conto di che stanza si trova. Ok, ci Sì, siamo. è lo studio dove c'era il contabile. Elga raggiunge questa parte qui, saliamo al piano di sopra, ci troviamo, se la mappa, Nel corridoio nel corridoio esatto della sala da pranzo, ed Elga entra nella sala da pranzo. Elga oltrepassa la porta per entrare nella libreria, quindi entrate nella libreria. Elga raggiunge la porta opposta rispetto a dove siete entrati. La apre, vi fa cenno di seguirla ed entra in questo piccolo corridoio, stretto corridoio. Il silenzio è tombale. Vedete sul lato sinistro, sul lato destro, un torrione impressionante, fatto di scale che salgono e scendono per oltre 30 metri verso l'alto e una quindicina verso il basso. Ma Elga va di qua. Lungo questo stretto corridoio vedete questo scenario davanti a voi, un corridoio stretto costeggiato da queste alte colonne marmoree e delle statue. Le statue assomigliano molto, hanno dei tratti che ricordano Strahd, come se fossero dei parenti, degli antenati. Un fulmine vi raggiunge e per un attimo illumina brevemente l'ambiente. Amon,
Vedi con la tua percezione passiva che le statue per un attimo ti hanno guardato e hanno sogghignato. Quando la luce del tuono svanisce, tornano normali. Elga procede e raggiunge questa zona e scende delle scale. Entrate in questo, scendete le scale che vedete sulla vostra destra e entrate in questo corridoio molto accogliente. Le luci soffuse delle candele illuminano l'ambiente, 2 divanetti rossi davanti alla porta che Elga apre e vi ritrovate qui. All'interno di questo corridoio stretto, Elga si fa da parte accanto alla porta e la apre. Vogliate entrare, prego. I vostri effetti personali sono già dentro. Troverete che è tutto in ordine. 8 letti a baldacchino sono a vostra disposizione per la notte. Se avrete bisogno di qualcosa, basterà suonare la campanellina che trovate vicino alla porta. Arriverò immediatamente. Grazie Elga, sei stata molto gentile. Chiude la porta. Scusatemi ragazzi, ecco, ho capito che... Però non ci ho potuto fare niente, quella piangeva, se ne vuole scappare da qua, ecco. E gli Io dai l'ho false capito, speranze? Crassus, ma devi imparare anche a tirare via la tua parte paladino, che è meravigliosa e bellissima. Io lo so che vuoi aiutare tutti, anche noi siamo qui per aiutare tutti, ma non possiamo fare certe discussioni di fronte a lei. Come sappiamo che possiamo fidarci al 100% di lei? O che non ci Hai sono ragione, occhi in Doc. ogni dove di questo castello, no? Ora siamo Però qui. potrebbe esserci un aiuto, come per quelle ossa, Doc. Magari ce la dovremmo portare dietro. Dopo penseremo a cosa fare. Però com'è stato il tragitto fino a qua? Avete avvertito qualcosa di strano? Beh, qua è tutto strano. Le statue ti guardano. Ovunque. Un altro indicatore che potrebbero essere Forse le delle dovremmo spie, evitare. gli occhi stessi di Strano. Esatto. Cioè, nonostante riflettevo sulle parole di Helga, saremmo di nuovo invitati, prima o poi. E in questo Esatto. momento sappiamo che i signori dei domini sono in giro per il castello o che comunque si trovano qui. Non so Potremmo se anche... sarebbe un'idea saggia girovagare mentre ci sono questi esseri in giro. Finalmente delle parole. Infatti, Stasera. Sono assolutamente d'accordo con te, mentre mi siedo su uno dei letti. non prendetela a male, ma io questa serata l'ho accusata, sono stanca e voglio andare a dormire. Perché voi volete dormire? Qui? Cosa dovremmo fare secondo te? Aspettare Doc, l'alba credo- forse? Ma io non credo che dormirò. Io non Invece, penso di dormire. qualcuno di voi ha un calamaio e inchiostro? Sì. E una penna soprattutto? Sì. Potresti prestarmela, Amon? Mentre scriveva, Lucinda, ti avevo chiesto cosa che avete trovato in quella stanza. Dove fare dietro? Ora Hai detto che non ne posso... avremmo parlato. Inizio piano piano a togliere via dei pezzi del mio costume, quindi mi tolgo via le piume, mi tolgo via la prima parte del corpetto, quindi sopra spalla, e poi tiro fuori il foglietto e lo apro e gli dico: questo ho trovato, e porgo il foglietto ai ragazzi. Di cosa si tratta? Vorrei interrompere tutti. Prendere la penna, scrivere su un foglio, magari che riesco a trovare comunque su qualunque superficie, e scrivere
Scriviamo invece di parlare. Mi sembra sensato. Ok. Prendo il foglietto e riscrivo in sintesi quali erano le indicazioni di Madame Eva, cioè cerca il fratello della sposa del demonio, il giovane mostra l'alleato più potente e scrivo Ismark con un punto di domanda. Cerca torre vicino il lago, mostra arma potente e scrivo il mago che l'ha addestrato, punto di domanda. Raggiungi le montagne, scala la torre bianca, mostra posizione tesoro, una delle cose che potrebbe distruggerlo e così avanti. Io però vorrei provare a fare un'altra cosa, Lambo. Dimmi. Prendo il tomo infernale che mi è stato dato da Mengen Sì. e ci scrivo sopra tutte le informazioni. Mm. Ok. E lo chiudo. Ok. Molto carina E come poi- cosa. La lasciamo lì per adesso. Sì. Mi scelgo un letto, mi ci siedo sopra e aspetto che passi la notte. Hai deciso? Aspettiamo che passi la notte? Ho bisogno di una conferma, ragazzi. Sì, per me Sì, sì. per me sì. Sì. Ok, Sì. perfetto. Krastos? Maledetto. Va bene, sì. Io non sono d'accordo, ma la maggioranza va bene. Puoi muoverti, se non sei d'accordo sei libero di uscire dalla stanza e fare quello che cazzo ti pare, eh? Te lo dico. Sì, certo. No, da solo non me ne andrei da nessuna parte, non senza un film, a parte volermi portare a Elga. Quindi magari me ne vado a parlare con Elga. Ok, suona il campanello. Arriva Sì. Elga. Mi avete chiamata? Sì, Elga. Sì, Ecco, salta un po', ti Krastos volevo salta un chiedere. po', sì, è vero, l'audio suo. E adesso? Va bene. Ok, vorrei chiederle se pensa che ci sia un modo per nascondersi nella carrozza quando ci andremo noi l'indomani mattina. Potremmo provarci, ma saremo nei guai. Sicuramente ci uccideranno. È onorevole Ci quello che volete. ucciderebbero È onorevole quello che volete fare. Vi ringrazio, ma non voglio mettervi in pericolo. E abbassa lo sguardo. Hai detto che tuo padre è a... Chiude la porta. Ah, sei andata? No, chiude la porta lei. Si mette davanti alla porta e chiude la Ah, porta. sì. Perfetto. Hai detto che tuo padre è in quel paesino dove noi dobbiamo andare, quindi potresti venire con noi e stare là. Come ti sei trovata a lavorare per strade? Ma come volete che mi possa trovare in questo luogo maledetto? Male. Cercavi Malissimo. lavoro? Strada mi ha presa, mi ha rapita. Mi ha rapita dal mio villaggio, da mio padre. E poi ha... Non possiamo parlarne qui. Seguitemi. Dove dobbiamo andare? Da questa parte. Aspetta. Ok. Vedi che si apre una porticina sul muro e lei scompare insieme a te all'interno del muro. Quante stanze segrete conosci? Sopra le nostre teste giacciono due corpi appesi in armatura. Sembrano dei guerrieri di alto rango, come facessero parte o avessero fatto parte di questo castello. E adesso sono appesi lì, morti, scheletrici. Elga ti parla e ti dice: perdonatemi, cercavo un posto sicuro, un luogo dove
lui non avesse potuto sentirci. Va verso la porta opposta, boom, e la chiude, rimanete soli. E così volete portarmi via, siete ardito? Siete sicuro di voler fare questa cosa? Non lo so, sto ragionando sul fatto, però sono sicuro che non potrei lasciare a una persona a soffrire così, Duck. Quindi se ci sarà la possibilità ti aiuterò, se no, Duck, tornerò la prossima volta col forcone tratto e battere strada e liberarvi, Duck. Siete davvero un cavaliere dorato. Si avvicina a te. Ti mette le braccia intorno al tuo lungo collo dorato. Splendente. Le conquista tutte, Krastos. Tutte le Siete maledette. Una creatura una creatura affascinante. Un paladino. Ti guarda, i suoi occhi iniziano a brillare. Tiro salvezza su saggezza. Lo immaginava. Ma c'è un tipo un'armatura che fluttua, L'ho già spiegato. vero? Dov'è? Sì, sì, sì. Sei affascinato da Elga. Impossibilitato a muoverti. Le tue Maledetto azioni figlio non rispondono alla tua mente. Ed Elga ti guarda. Si solleva un ghigno malefico. Il suo viso si fa scavato e i suoi denti aguzzi e canini. Chissà se anche il tuo sangue è dorato. E ti affonda i canini sulla carne, Figlio di sua madre. iniziando a succhiarti il sangue. Dai, appena sento il morso non posso In realtà non sai se la cosa ti piace o no. Capisco All'inizio subito che non mi è piace. stato doloroso. Sento ma- la luce di Pelor su di me. No, Pelor Non non mi c'è. piace. Sicuro, non mi piace, fidati. Pelor- Il collo, no. Fa il culo. Pelor non c'è. E tu cadi a terra tra le sue braccia che ti tengono come se pesassi non più di 5 grammi. Sei un traditore. Scusa. Dico strad, Chi? merda, carogna. Strad. Strad, Scusa, ma- sicuramente Strad. Sei- Ma con il fatto che Krastos cade e pesa tipo credo 200 kg, No, noi dentro la 120. stanza non sentiamo un Terzo. colpo. No, lei lo sta tenendo. Lei Ah. lo sta La tenendo. forzuta. Lei lo sta tenendo, ti guarda e tu dici questa cosa di Strad, lei ti guarda, cioè stacca il morso dal tuo collo, tu sei come a metà fra il sofferente e l'inebriato da quel momento. Non sai se voler scappare oppure rimanere lì a farti succhiare il sangue. Lei si asciuga un po' la mano così e a rispondere a quella cosa su Strad che tu hai detto, lei ti guarda e ti dice: sei più stupido di quanto pensassi. E gli tiro un cazzotto. No, non gli tiri un cazzotto perché Dai. sei paralizzato. Ti guardi, Vabbè, prova a ti- tirargli un cazzotto. E sei invece cade. paralizzato. Cioè, Paralizzato, non ti puoi vabbè, muovere. prova a smuovere un pollice. Affonda di nuovo i suoi denti su di te e inizia a nutrirsi di te. E Dai, questo no, non lo processo posso accettare dura questa storia. per tutta la notte. E noi non ci facciamo delle domande E su dove sia andato infatti Krastos. adesso arriviamo a voi. Grazie. Bella, Mamma mia, vedi? Questa è una lezione. La mare, la La fiducia. Ma che c'entra la figa? Tu ti devi fidare di noi, non della prima Entra astuzia sempre. che passa. Quella piangeva. Appunto. Sempre certo. così fanno. Da me sei mutato. Che vuoi, un paladino questo deve fare, si deve fare Qua forte. pure- vabbè. Secondo me è giusto quello che ha fatto. Vabbè, comunque. Sì, infatti. Lui si è comportato Pure- da paladino. A voi, Pure i cazzo signori. di comodini c'hanno i canini, compa. Sono ma- passate
sono passate quasi 2 ore. La cosa Che si fa succhiare. La cosa strana è che in Sangue. queste 2 ore è calato un freddo gelido all'interno della vostra stanza e probabilmente all'interno di tutto il castello. Siete costretti a coprirvi sotto le coperte dei vostri letti a baldacchino perché fa freddo. Il freddo è glaciale e lo riconoscete, è un freddo mortale che si sta lentamente dissipando. A voi. Vedendo Krastos non tornare, mi alzo, prendo la coperta del letto che lui non occupa, me la avvolgo attorno e apro il libro della medicina e inizio a leggerlo, guardando i ragazzi e dicendo: ma secondo voi a Krastos è successa una situazione Atros Vistana? Dobbiamo preoccuparci? Adros, tu che hai esperienza, quanto durano queste situazioni? Beh, questo dipende dal lucertolone, sempre che sia una situazione di quel tipo. Forse faremmo bene a cercarlo. Tu dici? Ma secondo me basta chiamare con la campanella la serva. Era con lui. Campanella. Appunto, se non torna la serva c'è qualche problema. Scampanelli, dottore. A voi l'onore, mastro gnomo. Io mi affaccio, apro la porta e mi affaccio. Sto aprendo la porta e mi sto affacciando. L'ho detto 2 volte, quindi spero che non succeda nulla di Non c'è nessuno. brutto come- Ok. Atros, c'è Krastos? Pardon? No, qui fuori è vuoto. Faccio una prova di percezione. Perception. Hai fatto 18, stavo andando a controllare la CD, ma sicuramente è più bassa. Non c'è nessuno. Quello che noti è che c'è una fessura su questo lato del corridoio. La fessura è di una piccola porta che è rimasta semichiusa. Una porta nascosta, Che non avevo notato prima che non avevi notato prima. e che mi incuriosisce. Un passaggio segreto. Da questo lato sembra esserci qualcosa. Dico, Riesci a vedere cosa si vede? penso che prima sbirci e poi apro. Sbirci, Sì, nel senso, sbirciando riesci a vedere qualcosa. sbirci e vedi la scena che si sta consumando. Helga si sta nutrendo di Krastos, immobile, a terra. Lo riconosci perché vedi la sua coda dorata tra il corpo di Helga che lo Scintillante. abbraccia. Maledetta. E grido, ma che cazzo? Ragazzi! Presto! Ok, E ci muoviamo. vi muovete. Helga si sta nutrendo di un Krastos immobile e impotente. Voi entrate. Helga vi guarda e fa. Si mette con le mani sul pavimento Parete. e si allontana lentamente da Krastos. Che fate? Ah, dov'è? Io intanto attivo vigore immondo. È cosciente, giusto? Krastos è paralizzato, ma è cosciente. È giusto? semicosciente. Anche se lo vedo. È semicosciente. E mi avvicino Sì. anch'io al Eccola corpo là. di, Lei Ecco indietreggia, la eh? tua corpo di Krastos. Ecco la tua salvezza. Stupidi idioti! Siete fortunati che il conte vi voglia vivi. La vedete saltellare sul muro, pam, e attaccarsi come un ragno alla parete. E indietreggia nell'ombra. È evidente che non vuole combattere. Lei si pulisce la bocca
del sangue di Krastos che vedete essere un blu molto acceso e scompare nell'ombra. Meno male. Va bene, prendete la... Posso caricarmi Krastos? Certo. Vorrei caricare Krastos sulla spalla Certo. o comunque iniziare a trascinarlo verso... Vabbè, sì, ce lo carichiamo in due così è più facile. Non c'è Duck, bisogno di avevate nessuno. ragione, Duck. Era una sporca Stupido, vampira, certo. Duck. Entra. Sì, me ne Entra, vado in Krastos. camera a dormire, dritto per dritto, Cazzo. come una catapulta. Atros, dopo di voi. Yes, sir. Vabbè, lo aiutiamo a stendersi sul letto. Lo aiutiamo a stendersi e nel frattempo io inizio la canzone del riposo su Krastos. In uno stato d'agitazione io cerco il mio equipaggiamento nella stanza per vedere se c'è. È proprio lì. È davvero inquieto Krastos. Si è fatto succhiare il sangue molto stupidamente. E c'ha Gli gli darei uno incubi. schiaffo veramente, proprio una mala iancata. No, Cosa è e successo? ringrazia sempre i suoi Vabbè. compagni, Duck. Duck, grazie Duck. È tornato. Vado anch'io a prendere il mio equipaggiamento comunque. E a Sì, cambiarmi anch'io. d'abito a sto punto. Anch'io mi cambio d'abito, mi vesto. Eccolo là. Io continuo a leggere il mio libro Di medicina, di medicina. il tuo Sempre manuale un della corso di salute. Sì. La notte Io passo. intera non ti basta per la comprensione totale di quel manuale. No, certo, mi serviranno più sedute per comprenderlo bene, però intanto guardo, ma all'interno di questo libro trovo tipo informazioni sulla borsa del guaritore, su come fare pozioni di guarigione, magari più velocemente o cose del genere, o su piante che posso trovare qui a Ravenloft per fare queste cose. In parte sì, ma soprattutto il libro si concentra sulla natura dell'anatomia delle varie razze. In parte c'è anche qualche capitolo che riguarda le erbe, la cultura delle erbe mediche e l'uso delle erbe nell'alchimia. Ma quindi ci sono anche i vampiri come razze? No, Ok. E altri tipi le razze più comuni. mostri, diciamo. Ok. Ok. Atros si mette a fare la guardia. Sto aprendo la porta, a meno che non ci siano sorprese. Non ci Mi sono metto sorprese. proprio qua. Bene, trascorre un'altra ora in totale silenzio. No, io stavo Arrivo suonando la canzone del riposo. Arrivo subitissimo. Presidente, stavo suonando la canzone del riposo. io. Si sente allora la tua canzone del riposo all'interno della stanza. Hai già dato 16 punti Sì. ferita a No, Krastos. 6. 6, Sei. scusa. In totale ne ha 16 a Ah, Krastos. ok. Sì, perché inizio ho a valutato sentire che stavamo freddo. Il- Inizio a sentire freddo, mi cambio e riprendo l'equipaggiamento, il mio equipaggiamento. In effetti il freddo è svanito durante quest'ora. Avete sentito in lontananza la campana di un campanile, non sapete da dove è arrivato, è proprio in concomitanza con la temperatura bassa che è arrivata all'interno del castello. Tutto qui. Trascorre un'altra ora, è notte fonda e siete veramente stanchi, volete dormire. Sarà Sì, la campana per la marcia dei morti. io chiedo ad Atros Leggi. se ce la fa a fare la guardia o vuole il cambio. Atros è a fare Atros non c'è, sta Atros facendo il non c'è, cambio. quindi suppongo che sta Non facendo c'è la Atros. guardia.
quindi non c'è Atros da dire, vado a dormire. Non c'è altro. Mi addormento leggendo il libro, cioè letteralmente mi addormento sul libro seduta Come le per nerd. terra. Lucinda, prova. Tiro salvezza su saggezza. 14, peccato. Aspetta Aspetta. un secondo, aspetta solo un secondo, devo controllare una cosa. Mi è caduto tutto. Vabbè, nel frattempo che lei sta controllando mi avvicino. No, non è una prova passiva, no. No. Niente. Mi avvicino a Krastos per vedere come sta e dico: non c'è da stupirsi se tutto il tuo popolo è stato devastato da un drago, visto che siete così ingenui. E vado verso il mio letto. Confermo il 14. Ok. Lucinda, che cosa stai sognando? Dopo quello che Strad mi ha insinuato nella testa, inizio a fare incubi sulla morte di mio padre e su quello che mi è successo nel bosco. La donna impiccata, eccetera. Tutto il discorso che il nostro passato ci perseguita, un sogno molto cupo, molto nero, tenebre, fumo, L'immagine nebbia, del codi. bosco si accosta a uno scenario che si presenta all'interno di una piccola radura dentro il bosco circondato dalla nebbia. Nella radura c'è un falò al centro e intorno ci sono un gruppo di gitani che stanno danzando e stanno ballando vicino a dei carri con il tetto a botte. Stanno bevendo, sembrano ubriachi, sembrano felici in qualche modo. E tra loro c'è un uomo. Lo riconosci? È tuo padre. È un uomo dalla pelle chiara, le orecchie lievemente a punta, i capelli rivolti su un lato, biondi, biondissimi, e gli occhi molto chiari. Ti sta guardando con un'aria protettiva, amorevole, sorridente. E ti parla, ma non riesci a sentire cosa dice. Poi a un certo punto vedi la mano di una donna che ti allunga la mano verso di te. Ti rendi conto quando afferri la sua mano che la tua manina è molto piccola. Potrai avere non più di 5 anni. La mano della donna ti afferra in maniera gentile e ti porta al centro del falò, dove iniziate a danzare sotto una musica che non riesci a sentire. Quando la senti è dissonante. Stringi gli occhi, qualcosa non funziona in questa immagine e all'improvviso fum, ti svegli. Atros, davanti a te una Elga arriva, ti guarda e ti dice: buongiorno, dormito bene? Io rispondo così. Evoco la mia arma, l'appoggio con la punta rivolta verso il basso, quindi col mio bastone, e le dico: sì, è già ora di andare? Beh, sì, la carrozza vi attende. Seguitemi. Da questa parte. Entro e sveglio un po' tutti. Per ultimo Io sono già sveglia. Mi sto asciugando il sudore, sono completamente sudata. Raggiungete
raggiungerete scendendo le scale e facendo più o meno un percorso che avete già visto, che conoscete, raggiungerete il grande ingresso da cui siete arrivati la prima volta. Elga rimane lì, si accosta ad una porta molto grande, a due ante, al centro del grande ingresso, e dalle scale opposte scende Radin. Vi fa cenno di uscire e poi rimette le mani dietro la schiena. Lo guardo e gli dico, Radin, so che siete impegnato e che probabilmente non avete interesse nel parlare con me, ma posso una parola in privato? Un minuto solamente. Solleva un sopracciglio, come infastidito, e dice: sì. E attende che gli altri se ne vadano. Guardandoli dice: la carrozza è fuori. Guardo i miei compagni e gli dico, arrivo subito, un solo minuto, andate. E a quel punto io vado. Pure io. Ok, potete uscire se volete. Guardo Elga, chiedo anche ad Elga di lasciarci un secondo di privacy. Ok. Radin guarda Elga e lei capisce e se ne va. Allora, Io non voglio assolutamente mancarvi di rispetto né sembrarvi, come dire, una troppo incuriosita da voi, però sento come per qualche ragione, che forse potrete comprendere, che voi sappiate qualcosa che non riguarda propriamente me, ma piuttosto mio padre. e perché mai dovreste supporre una cosa simile? Questo non ve lo so proprio dire, però credo che voi sappiate chi ha ucciso mio padre. Ti devo chiedere, lo stai cercando di ingannare? Sto cercando, sì, insomma, di fare in modo, cioè di fargli pensare che sono un po' ingenua e che non voglio tirargli fuori informazioni che non mi vuole dire, cioè tipo, dammi qualcosina, dai. Tu non Sai che fai so cenno al fatto che sia stato Strad a dirti di chiedere a lui. No. E allora lui ti risponde: non ne ho la minima idea. Io non vi conosco. Ok, Radin, non volevo perché magari non volevo mancare di rispetto al vostro conte, padrone, come lo volete chiamare. Maestro. Maestro, perdonatemi, ma è tramite lui che so qualcosa, o meglio, mi è stato detto di parlare con voi. È stato lui a dirmi di parlare con voi. Non volevo trarvi in inganno, non volevo mancarvi di rispetto piuttosto. Scioglie le mani da dietro la schiena. Ma davvero? Le mette conserte. Per il linguaggio del corpo è come se lui si fosse chiuso completamente. E così ve l'ha detto lui. Che motivo avrei di mentirvi? Sono qui all'interno di questo castello, potreste farmi qualsiasi cosa. I miei compagni sono appena usciti per volere mio. Sono da sola. Mi Non ho avete motivo di frainteso. Io so che ve l'ha detto lui. La cosa strana è che non credevo lo avesse capito. Volete sapere di vostro padre? Del suo assassino? È così?
È così, sì. Prima dovete sapere di vostra madre. Sì, solleva un ghigno. Lei è stata qui. Poco tempo prima della vostra nascita, fino a molto tempo dopo. Siete stata concepita e cresciuta a Ravenloft. Com'è possibile tutto questo? Così vicina alla verità da non riuscire a vederla. Scioglie le braccia. Si avvicina Allora di il un sogno- passo. Lo guardo ferma e gli dico: allora il sogno che ho fatto questa notte non erano gitani, erano vistani. Alcio Metus cerca quell'assassino da molti anni perché ha ucciso suo fratello Baron. E adesso cerca vendetta. Lo avrete visto nella sala delle udienze, immagino. Certo, ci ha fatto un potente interrogatorio se avessimo informazioni su questo assassino. Vi presento Alcio Baron Metus dal Darkon, Baia di Martira. Lo hai mai visto? Ti dice niente il nome Van Richten? Il nome Van Richten non mi dice niente, qualche informazione in più magari? No. Rispondi per Diana. Come li potremmo Sono dei identificare? cacciatori. Durante le ricerche Metus scoprì che la moglie di questo assassino, che ha nome Van Richten, era già morta e che il suo unico figlio era stato rapito da una congrega di banditi stanziati a Baia Martira, nel Darkon. Tutto questo non vi dice nulla. E ti guarda assottigliando lo sguardo. Lo guardo e gli dico: beh, se si suppone che io abbia passato la mia infanzia qui, questo sicuramente è credibile, me lo state dicendo voi, ma io non ho ricordi. Io ricordo la baronia, io ricordo la corte. Questa notte credo che per la prima volta dopo decenni ho visto la faccia di mio padre. Possibile che nel tempo in cui siete stata qui non v'è sovvenuta memoria di ciò? Si avvicina di un altro mezzo passo. È più alto di te, torreggia su di te. Si incurva come un demone che guarda la sua stessa ombra. Non v'è sovvenuta memoria. Eppure siete stata con loro, con alcuni di loro. Li avete sentiti parlare, li avete visti danzare, narrare racconti. Fate uno sforzo, signorina Lucinda, spremete le meningi. Ti afferra per le braccia. Chiudo gli occhi e provo fortemente, con tutta la capacità che ho Tiro su storia, di CD macchinare 15. tutto. Tiro su? Storia CD 15. Hai vantaggio per l'aiuto che ti sta dando Radin nel cercare di ricordare. Minchia, hai fatto 2-8. 2-8. Beh, col dado doppio si ritira, no? Le regole sono quelle del Monopoly. Dai, tiramene un altro, l'ultimo, uno solo. Oh. E vive il Monopoly, Pucciotti. Il tuo flashback si ripete. Fum, è un attimo. Tu stai danzando con una donna dalla pelle olivastra, mulatta, i capelli ricci, fittissimi, molto lunghi, ha questo abito rosso. Vedi che dopo aver ballato con te si distanzia e va a raccogliere un cappotto lungo, rigido, rosso. Tu la insegui e la chiami Ens, Adiri Bibac, Adis Navaji. E lei
Tiranivash, Lucinda, Tiranivash. Sì, conoscevi la lingua dei Vistani. Sapevo di essere slava. A me sembrava trentino. Il tuo sogno, il tuo flashback, svanisce davanti a te il volto duro di Radin, vicinissimo a te. Vostra madre trovò un modo per lasciare Ravenloft dopo la morte di vostro padre. Attraversò le nebbie, portandovi con sé, signorina Lucinda, l'uomo che state cercando. Un tuono squarcia di nuovo il cielo. Si chiama Rudolf Van Richten. Si rimpettisce. E adesso, se volete scusarmi, ho delle cose da fare con il conte, molto urgenti. Radin, un'ultima parola, ma solo per togliere ogni dubbio. Ma il fratello di questo Metus, di questo Alcio Metus, era mio padre? No. Vostro padre era il figlio di Van Richten. Se doveste trovarlo, prima di ucciderlo, sono sicuro che sarebbe conveniente farsi raccontare da lui tutta la storia. Grazie Radin, siete stato prezioso, non voglio prendervi altro tempo. Nonno dell'anno. Immagino ci rivedremo. Addio. E me ne vo'. E te ne vai. Mamma mia, che Inghippo. twistone, che twistone. Boom. Ragazzi, la carrozza vi attende. La Ma quindi carrozza, questa è la mia ultima lingua? sì, comprendi Ok. la lingua vistana. La carrozza riattraversa il ponte levatoio, supera l'arcata da cui siete arrivati e si rimette nella strada fangosa. La pioggia vi circonda ed è molto molto forte. I tuoni e i lampi fanno un trambusto incredibile. Ma quando vi allontanate dal castello, dopo un bel po' che state parlando, la pioggia si dissipa molto lentamente e i tuoni e i fulmini diventano più flebili perché più distanti, come se circondassero perennemente soltanto il castello di Ravenloft. E raggiungete nuovamente i cancelli occidentali di Barovia. La carrozza si apre, si ferma, non c'è nessun cocchiere, solo cavalli. Scendiamo. Scendiamo? E vi ritrovate nello stesso luogo da cui siete partiti. Vedete che c'è uno stormo di corvi sopra le vostre teste che gracchiano, che vi stanno circondando sopra di voi. Salve Conte, Frecciateli. noi andremo. Atros guarda i corvi, fa un bel sorriso. Comunque, scusate, ma in tutto questo Atros non ci ha raccontato cosa è andato a fare col conte? Mezzo e mezzo. in Mezzo e realtà. mezzo in realtà. Cioè, ci siamo soffermati solo sul fatto che il conte era una femmina, poi non è andato avanti. Hai detto niente. Allora, il party si trovava a Castel Ravenloft e ha raggiunto Dovremmo essere qui. i cancelli di Barovia. Di Vallaki? No, i cancelli occidentali di Barovia questi sono.
aperti i cancelli? Ok, sì, i cancelli sono aperti e davanti a voi vedete esattamente questa strada che va in discesa per diversi chilometri. E basta. Io rimarrei sulla mappa per Beh. adesso. Attraversiamo i cancelli e iniziamo a camminare. Esatto. Ok, attraversate i cancelli, Io mi metto cominciate... accanto. Mi metto accanto a Atros e lo guardo tipo. Ehi tu, ma hai qualcosa da raccontarci rispetto al tuo incontro col conte? Sì, ma non sono sicuro che questo sia il luogo adatto. E guardo i corvi. Va bene. Non me ne dimenticherò però, Atros, Se- sappilo. Se ti può consolare, Atros all'interno del castello ha preso come il potere, diciamo, di Strahd si distenda per tanto, ancora tanto tempo, quindi non credo che i corpi possano essere un problema qua o là. Lui è un vampiro. Non può entrare nelle case, a meno che non venga invitato. Ecco, Beh. questo vi do ragione. Direi di andare. Attraversate un piccolo ponticello di legno e in lontananza vedete un vecchio rudere molto alto. C'è una via sterrata che conduce verso questo vecchio rudere. Vallaki è ancora distante, ma questo rudere lo incrociate. Quando lo incrociate vi viene in mente qualcosa, non è ben definito, ma qualcosa vi ricorda. E tra la nebbia riuscite a intravedere delle pale. È un vecchio mulino. È la casa. La casa... Il mulino Potrebbe dei essere il Dust. mulino dei Dust. Il mulino del Dust. Esatto. Dei cultisti. Posso fare percezione all'interno del baule se c'è qualche altra informazione? All'interno ci sono l'atto di proprietà della casa, l'atto di proprietà di un mulino a vento e poi c'è un testamento siglato. Il testamento è firmato da Gustav e da Elisabeth Darst, che lasciano in eredità la casa, il mulino a vento e tutte le altre proprietà di famiglia a Rosvalda e a Thorimbolt Darst. Ciao, hai visto le nostre sessioni di Curse of Strahd e ti sei domandato quali mappe utilizziamo? Beh, qui avrai la risposta. Se vuoi portare le tue campagne di Dungeons and Dragons ad un livello superiore, scopri Beneos Battle Maps. Le sue mappe animate sono al 100% compatibili con Curse of Strahd, Discesa nell'Averno e tantissime altre proposte, con sempre nuove mappe in continuo sviluppo, flessibili e perfette per qualsiasi avventura. Compatibili con i principali VTT come Foundry e Roll20, puoi averle con un abbonamento su Patreon mensile o annuale e usando il codice sconto Elfi Acuti avrai il 30% di sconto sul tuo primo mese o sul tuo primo anno. Unisciti a Beneos Battle Map e trasforma ogni sessione in un capolavoro. Dai vita al tuo gioco. Allora, possiamo Raggiungete andare- la prossimità del mulino. I corvi
Sono tantissimi. Sentite il loro gracchiare, sono il doppio rispetto a quando avete lasciato il castello, a quando avete lasciato la carrozza. E stanno sorvolando il mulino, gracchiando fortissimo. Sembrerebbe quasi che vogliano mettervi in guardia o qualcosa del genere. Allora, se Strad non vuole che noi entriamo, c'è qualcosa là dentro. Fatto è, ci dobbiamo entrare perché cerchiamo qualcosa lì dentro, Dac. Oh, sta imparando finalmente, sembri me. Cross vuole gridare ai corpi. Non che io ricordi. Sperando che Cosa... tra quei corvi se ne celi uno in particolare. Grida: dimmi cosa c'è là dentro. O la curiosità mi spingerà a entrarci. Uno dei corvi va ad appollaiarsi sulla balconata in legno fradicia del mulino, picchietta sul legno e poi ti guarda, il suo becco scatta ora a te, ora a Rust, ora ad Amon Lucinda, ma non dice nulla, non fa nulla. Sta picchiettando C'è lì solo come, un modo. come ad indicare. Ma non potrebbe essere un'altra casa maledetta come quella loro che c'avevano in paese? Con Come si tutte le chiamava lame dentro. l'antenato dei Darst? Tural. Mi chiedo se Tural si trova lì. C'è un maiale? Lo chiedo sempre al corvo. C'è un maiale, scusami. Vedi che il corvo vola e va ad unirsi agli altri, a gracchiare. Se lì c'è un maiale non vuol ci- dire che qualcuno se ne Maiale? prende cura. Se guardi nella mappa c'è un maiale che si muove. Ah, scusate, io non avevo visto. Beh, Se c'è- potrebbe se essere c'è un maiale quindi che vivo, ha c'è abitato. qualcuno che se ne cura. Bussano alla porta. Potrebbe essere, Andiamo a vedere. Chi sa mai? può essere proprio un'illusione. Bussi? Sì. Bussi lei. Ragazzi, io non ne sono sicuro. Sarà un'altra stanza maledetta. Ora guarda, se mi giro verso Krastos, ecco, è diventato ora Krastos il cagasotto. Prima era l'apriporte. Serviva un zanzara, serviva. Allora resta indietro, Krastos, sei povero. Non è Bussi alla entrato. porta. Quali erano? Bussi alla porta Andiamo, e vabbè. senti scendere delle scale molto lentamente. Senti lo scricchiolio del legno all'interno. Vedi che ci sono delle finestre molto unte vicino alla porta. Ok. Provo a pulirne una con il pezzo della manica per vedere se si intravede qualcosa dentro. All'interno vedi quello che sembra essere un vecchio mulino di un vecchio frantoio adibito a cucina. Ci sono utensili sparsi ovunque, stoviglie. Al centro c'è questo grande tavolo dove c'è un mattarello. Ci sono degli ingredienti, c'è della farina, poi c'è un vecchio carretto. Questo carretto lo hai già visto. Mm. Eccola. Aspettiamo che ci apra la Morganta, porta. no. Si sente dall'altra parte della porta. Ci scusi signora, siamo dei viandanti, cercavamo un po' di acqua. E dei manicaretti strepitosi. Mi sembra che lei abbia una cucina, forse cucina in cambio di qualche moneta. Si apre È un gatto. la porta e un gatto sale sulla spalla della vecchia. Il suo naso è adunco,
i suoi denti marci, separati gli uni dagli altri, i capelli argentei lunghi, coperta da una mantella fatiscente, sporca, logora, e ti guarda con un sorrisino. Siete venuti qui per i dolcetti? Oh, guarda, Ma lei è la signora Morganta, la signora che vende i dolcetti al paese? Sono Ma Morgana. certo! Come no, l'abbiamo incontrata, abbiamo già comprato dei suoi pasticcini. Guardi, ne ho qui giusto ancora un paio e le faccio vedere i miei pasticciotti dei sogni. Siete venuti qui per averne altri? No, signora, pensavamo che vendesse pasta, farina, roba così, ma non importa, non si preoccupi. Se Però volete, se ha piacere... vado a prenderli, ne ho tantissimi. Ma No, mi fido di... grazie. non c'entriamo. Mentre loro parlano Possiamo voglio... entrare con lei dentro casa? Meglio se restate alla porta. Torno subito. Insisto, aspetta. Ah, è vero, è vecchia. Appena lei si gira e È una vecchia strega però. entra dietro la porta, io provo in maniera furtiva tipo a farmi un tutt'uno con lei e entrare dentro la casa sguisciando. Prova di furtività. Aspetta. Dai, Beh, non ci credo. io dovrei fare una prova di percezione, ma che faccio? La faccio? La Ma faccio? no, è palese che lei mi sgamba e la scena è questa. Io provo a entrare dentro con lei, lei mi sente immediatamente, si gira probabilmente cattiveriosamente dicendo mi avevo detto di aspettare fuori. Ma che cazzo? E no, era per anticiparlo prima che mi facesse Sì, finire nella merda che cazzo finale. di... Prego, attendete fuori. Quando entri comunque senti un odore, un profumo buonissimo. È qualcosa di incredibile. Sembra la crostata della nonna. È favoloso. Ma Morganta ti invita a uscire. Prego, esci, vado a prendere i pasticci. Infatti, come cacchio facciamo adesso a non comprare sti pasticci? Devo Ofalia, uscire. L'importante è non continuare. bella, preparate Che una bello. cesta. Voglio fare una prova di... Non ne abbiamo. Posso Vuoi fare una prenderne una delle sue, per favore? Le paghiamo anche quella se vuole. Non parlo con voi. Ofalia, bella, mi avete sentito? E dal piano di sopra sentite delle voci in lontananza. Sì, mamma. Scusate, le mie figlie sono al piano di sopra. Arrivo subito con i vostri pasticci. Vi farò un'offerta speciale visto che siete arrivati qui. Voglio fare Morganta, una prova di ingannare, dicendo Ok. che io voglio vedere come vengono preparati i pasticci. No, mi dispiace, impossibile, è una vecchia ricetta di famiglia. Prego, attendete. Morganta fa per salire al piano di sopra. Raga, scompare. o ce ne andiamo o li ammazziamo, Duck. Non c'è niente da fare. Io, vedendolo andare via, entro dentro e inizio ad aprire cassetti e a guardare su questo tavolo qui. Per vedere Sul se c'è tavolo qualcosa che... non noti niente, però davanti al tavolo vedi che c'è una piccola botte di legno all'interno del quale c'è un liquido strano, molto denso, di colore verdastro.
ne senti a malapena l'odore. È un odore molto pungente, molto molto fastidioso, che non ha niente a che fare con il buon odore che circonda il mulino. Che strano. Ok. Esco un attimo fuori e dico qualcuno con una fiaschetta presto. Entro al volo e raccolgo un po' del liquido con l'otre. Ok. Vorrei cercare altro sotto questi pensili che vedo qui di fronte. Non vedi niente fuorché degli utensili da cucina. Il tavolo è sporco di farina, come se avessero preparato qualcosa. C'è un forno da questo lato qui e sembra che sia appena stata fatta un'infornata. Non c'è niente dentro. Lo l'infornata, è uscita allora. l'infornata, sì, lo percepisci dal fatto che il forno è Il forno è molto ancora caldo. caldo e l'odore è molto forte. Sentite iniziare a scendere le scale. No, esatto ragazzi. Scolombiamo. Colombiamo subito. Percezione, Krastos. Krastos. Percezione. O Atros, uno dei due. 15. Krastos. Da quello che hai sentito, sembrano esserci 3 persone. Morganta, Offelia e Bella. Però è molto strano. Senti dei passi concitati di almeno altre 2 persone. E poi senti una voce. Non stanno mai fermi. Chiudili lì dentro, ti ho detto. Scusa, mamma. Vai, Schiavi. No, Qualcuno basta, prende. vaffanculo, vado. Scende Morganta. La tutta giornata io giro tacchi e me ne vado avanti. Ma Minchia come? che come? paladino, Tutto ragazzi. paladino. Finalmente il paladino non è più paladino. Morganta arriva. Ma il paladino. Ma Krastos la condivide questa informazione con noi? Non ha il tempo perché arriva Morganta con 2 ceste piene di dolcetti. Ce ne saranno almeno una trentina. Ecco, Guarda Krastos. ecco. Grazie, prendete. signora. Ma Invece di 30 no, monete grazie d'oro signora ve ne Duck. farò soltanto Ma chi c'è 25. dentro l'armadio, Duck? Armadio. Dentro la porta che avete detto di rinchiudere quella bambina che state tenendo schiave. Bambine. Non so Sì, di perché ti cosa ho visto state che parlando. prendevi dei bambini che rubate nelle cittadine. Ti ho visto prendere una bambina. Volete i vostri dolcetti oppure no? No, Duck, non li voglio, però vorrei liberare E la allora bambina. non ci sono bambini qui. Andate via. Ragazzi, Mi Duck, avete dicono che fatto non ci sono perdere bambini. tempo. Ho sentito che ci sono almeno 5 persone La cesta cade. in questa casa. Il Morganta cambia in volto. Sembra arrabbiatissima appena dici questa cosa. E fa per spingerti fuori. Chiaramente la sua forza è più debole rispetto a te. E Alla fa per, stazza. alla tua stazza. Fa per spingerti fuori. Fuori da qui. Fuori da qui. Allora, mi avvicino qui e dico: non ti è bastata l'esperienza al Castello del Conte, eh? Dopodiché Che guardo vuoi? Morganta e faccio una Paladinos. prova di intimidazione. Ehi, ma che succede qui dentro? E quello che le dico è: adesso tu mi dici per quale motivo i corvi del Conte volano qua intorno e non vi dico e non vi fanno nulla. Come fate a vivere fuori dalle mura della città, indisturbate? Chi sei tu? Quello che volevo chiedere io, Duck. Stupidi. Non c'è nulla per voi qui se non la morte. Noi siamo streghe e voi siete morti.
tutti. Morganta fa per salire al piano di sopra, Bloccatela. correndo. Afferra un braccio e gli infilzo il forcone nel petto. Tiriamo iniziativa. Eccola. Sentite Morganta che urla: Ofelia! Ho Bella! tirato oppure no? Scendete giù! Intrusi! Intrusi! Sentite i passi delle due streghe scendere al piano di sotto. Inizia Rust. Ho sempre, non ho spazio per mettere da parte la mia ascia del cazzo, quindi miro e attacco. Pizza. Mancata. Ragazzi, Mancata? Mancata. Morganta mira subito chi ha davanti. a me che Atros. Atros. Atros, Missile vedi magico. dalla sua mano comparire un'energia dal colore rossastro che, senza che tu neanche te ne accorga, va a colpire il tuo petto. Non è solo un fascio di luce, ma sono 3. Ti becchi 2 danni soltanto? Un D4 più 1. Che culo. Ok. Atros. Lurida puttana. Boom, presa. Deflagrazione occulta. Ok. 6 danni. Lucinda. Mi infilo tra Krastos e Atros e uso attacco furtivo. Attacco furtivo. Spada corta, mancata. Indietreggio. Disingaggia. Usando. Amon. Abilità. Tesoro, lo disingaggia, lo sanno. Dico, io essendo che mi trovo fuori e non c'è spazio per entrare, estraggo la balestra e urlo a Lucinda e a Krastos di abbassare la testa e scocco con la balestra. Mancato. Krastos. Fantastico. Perfetto, allora io mi sposto di mezzo passo se posso in questa situazione e attacco. Intanto faccio un'azione bonus, faccio incalanare divinità, giuramento di inimicizia, faccio 17 e aggiungo anche punizione divina. A posto. Ok. Rust. Attacco. Colpita. Con la tua ascia, vai, danni. Tocca a Morganta. Morganta sta preparando l'incantesimo. Va a mirare Rust e lancia il suo incantesimo. Sonno. Che in realtà, a quanto pare, prende un gran numero di persone. A me non prende. Perché no? Un mezzelfo dispone di vantaggio ai tiri salvezza per non essere affascinato e non può essere addormentato tramite la magia. Ok, Lucinda, sei l'unica che resta in piedi. Gli altri Madonna, sono raga. tutti addormentati. Quindi teoricamente sono proni, giusto? Sono proni. Anch'io che ero fuori. Ok, io. Ma tu sei un elfo, Tutti, quindi non tutti. dovresti essere... Io nemmeno, scusa. Un elfo dispone di vantaggi ai tiri salvezza per non essere affascinato e non può essere addormentato tramite la magia, quindi nemmeno io. Ok, Amon, neanche tu. Azione scaltra, mi sposto. Cerco di nascondermi. Mancata con la spada corta. Tocca ad Amon. Io attivo cecità.
abilità, un attimo che non la trovo nella scheda, eccola qui, subito, su Morganta. Tiro salvezza per vedere se la cosa funziona. Ho superato il tiro salvezza. Hai superato? Impossibile. Eh sì, È un... superato. Su Costituzione. Vado con Crassus si è addormentato, Morganta. Mira, Lucinda. Siete morti. Missile magico. Ti colpisce automaticamente e ti toglie 5 danni. Atros, addormentato ancora. Lucinda. Attacco furtivo. Presa con la spada. Danni. Sapete che adesso arrivano le sorelle, vero? Ok. Azione scaltra, mi risposto, però... Sì, no, vabbè, mi risposto... Amon si è ancora addormentato. Crassus si è No, ancora io addormentato. no, io non sono addormentato. Scusa, Quanto dura scusa. questo incantesimo? Un Io vado minuto. di io vado di sussurri dissonanti. Faccio il damage o devi tirare tu salvezza? Adesso dovrò tirare tiro salvezza per i sussurri dissonanti. Minchia, ma sempre Superato. per i pari. Comunque 7 danni te li sei fatti. Perfetto. Lo scontro termina perché arrivano le figlie. Ho detto le sorelle prima, volevo dire le figlie. Offalia e Bella. Offalia! Bella! Uccideteli! Sì, mamma! Tiriamo iniziativa. Se volete spostarvi prima di tirare iniziativa, ditemelo se volete mettervi in qualche posizione particolare. Beh, io a sto punto entro. No, io rimango No, dove sto. Vabbè. Sorpresa! Dalla lunga gonna di Offalia e dalla lunga gonna di Bella, che viene tirata su, vengono fuori due bambini. Offalia e Bella se li mettono davanti a protezione. E Non tocca è un problema a mio. Morganta. Morganta va di nuovo di sonno. Amon Solo però è io dormo. immune. È immune, quindi soltanto solo Atros. io. Solo Atros che si Perfetto. addormenta. Rust. Faccio un passo verso sopra, miro sempre lei e Presa. Spacca la tutto. Togliti poi da là, voglio fare il raggio di fuoco. Aspetta, Ci sono i bambini aspetta, in non mezzo, farlo eh. perché posso ritirare vabbè. il danno in realtà. Quindi cos'è? 1 di 8 più 4 più 1. Ok, tolti. Tocca a Atros che è Che addormentato. dorme. Tocca a Lucinda. Questo qua. Attacco furtivo. Presa. Presa. No, ma ne fa danno comunque. 17 danni. Eh sì, però lì di mezzo. La infilzi con la tua spada. E lei soffre tantissimo, devo dire. Sta a me. Offalia, Mamma! dice Offalia. Però quella è Mentre... bella. Ah scusa, dice Bella. Vabbè, Offalia uguale. Offalia. Facciamo i mentre- bambini in teoria, giusto? C'hanno i bambini. Mira
chi sta attaccando la madre, quindi mira lei. Lucinda, tiro salvezza. Brava Lucinda. Superato. Che succede? Aspetta. Raggio di indebolimento. Un raggio nero di energia snervante scaturisce dal dito della strega che effettua un attacco contro il bersaglio. Se va a segno, il bersaglio infligge soltanto la metà dei danni con i suoi attacchi. Offalia. Offalia cambia mirino e va a mirare Amon. Ridendo Sempre col bambino in mano. sguaiatamente, sempre col bambino in mano. E anche lei, Puttana. raggio di indebolimento. Intanto faccio le parole taglienti. Ok, parole taglienti. Apprendi come usare. Vabbè. Intanto vabbè, ho fatto il tiro salvezza, quindi non mi servono le parole taglienti, assolutamente, credo. Perfetto. Vabbè, ormai direi che l'hai usata comunque. Ok, Amon. Amon si sposta di un quadretto e siccome non gli interessa niente della strega, di Ofelia, dei bambini, tutto quello che c'è, va Ok. su frantumare. Sì. Va su frantumare. Oh, ma non colpisci i tuoi Ah. amici? No, sto Ma Le facendo bambine. in modo tale di non colpire i miei Ah, mi sa che amici. così colpisci Lucinda e No. Rust. No, Io lo vedo. Ma nel quadrato Ah. mi dice chi colpisco e chi non colpisco quando vado a Perfetto. fare Perfetto. i danni. Ah, non ci credo. Ok. Spero che gli cada pure un pezzo della scala sulla testa, che crolli un pezzo di scala sulla testa o Faglia o a Bella. Che cazzo, ma Fai bene. A fallo Superato. 1-1. Superato. Ma tutti che sopra? Superato. Vabbè, subiscono Metà 5 dei danni da tuono. È giusto? Sì. Ok. Trema il mulino. Vedete scendere dal piano di sopra della polvere e pezzi di legno, ma non succede niente di grave. Ok. Però Crassus. i bambini sono tutti morti. No, i bambini sono lì che stanno tentando di scappare dalle streghe, ma le streghe le tengono ben strette. Paladino. Prego. Vai patatino. Qua voglio attaccare. A chi vuoi attaccare? Ora ce l'ho selezionata Aspetta, alla di- strega Morganta. Ah, ok. Vabbè. Bravo lì. Quindi prima incanalare divinità, sempre tiro con vantaggio e poi lascio con... No, non uscirete da qui! Vaffanculo. Minchia, presa. 18, attivo anche punizione divina. Porca ormai mignotta, ho quello l'ultima punizione divina. Ringrazio che non ti ho fatto il soffio di fuoco. Perché ci sono i tuoi amici, forse. Il soffocone di fuoco. Bomba. Ah, un 1, vaffantruppola. Ok, prossimo round. Morganta. Morganta per un attimo cade in ginocchio. Si rialza. Muove le mani. Vecchia del merda. Maledetti stronzi. A chi attacca? Da una Ah, donna veramente strana. ok, carina questa. Vedete che Morganta a un certo punto, mentre muove le mani, fa apparire nella sua mano destra una pietra a forma di cuore, la stringe e fa Che cazzo di suono è? Infatti, e Bene. scompare. Chi scompare? Lei? Morganta. Tutta. No, Me la sono fatta addosso. no, scompare soltanto lei. Ah, Sta bu. me l'ho fatta Tocca- addosso la troia. Vabbè, un e me.
Arrasti. No, è invisibile, ragazzi. Mi scaglio su Offalia, che è la prima che c'ho davanti. Vedi che Offalia si gira con il bambino. Tiri con svantaggio. Mi devi fare parlare. Tiri con Ah, svantaggio. scusami. Devo ritirare. Hai fatto un 24, eh? Ah, aspetta, no. Ritiro, ne tiro un altro così? Sì. Boh, 21. Ok, presa. Danni. senza beccare la bambina. Senza beccare la Taglia pallina, di- soprattutto. 8 danni. A Offalia. Ok, vado su Atros. Si Che sveglia. mi sa che è ancora addormentato per un turno, mi sa. Eh sì, Lucinda. Quanto ci metto a diventare invisibile? Con l'anello? Un attimo. Lo faccio. Ok, indossi l'anello. Sei invisibile. Mi cambia qualcosa? Vedo Sì. il troione? Sì, dai svantaggio ai tiri per colpire dei tuoi nemici. Ma dico, no, io vedo la strega. No, Morganta non la vedi. Pensavi, Secondo me. pensavi Eh, fosse abbastanza. Morgan. Vabbè, mi sposto di uno in avanti e attacco la faglia che ce l'ho davanti a me. Presa. Senza colpire la bambina, tra l'altro. 10 Mi danni. sposto. Ti sposti di nuovo. Bastardo, Perfetto. devo morire. E facendolo, tocco le mani ai miei compagni, tocco la mano di Krastos e tocco la mano di Amon, così che loro sappiano che sono tra loro due. Tocca a Bella. Bella mira Krastos e fa raggio di indebolimento. Ah cazzo, certo non lo può usare. Merda. Allora faccio missile magico. Suga. Missile magico è automatico. Perché Oh, Krastos due riflette i danni. raggi. Offalia allunga la mano verso la sorella, con l'altra tiene il bambino, quindi non attacca. Dammi la mano, sorella! No. Presto! Oh, tagliatele la mano. E Bella allunga la mano a sua volta. Amon. Tanto mi Offalia. Mi sposto qui. E torniamo all'attacco con la mia balestra leggera. Presa con la balestra leggera. Vedete, Lucinda? Minchia, l'hai presa praticamente Nell'occhio. no, sulla spalla. L'hai presa sulla spalla, non mi hai fatto gran danno. Tocca a Krastos. Sì, che seleziona Datros e fa in posizione delle mani nella speranza di svegliarlo. Ma Dato perché? che... Ma perché? Ma perché? Che vuoi? T'ho fatto ormai. Che vuoi? Devi svegliare. Ma in non posizione penso delle che mani mi serve a svegli con in posizione curare. delle mani. Non serve a No, svegliare. serve anche... No, in realtà fa guarire anche dai veleni se usi 5 punti di ferita a parte, quindi non Ma sto capisco dormendo, Ma non è un Angelo, veleno. non sono avvelenato. È un incantesimo. È un incantesimo. Va bene. Beh, mi hai curato di... Di 5 Due punti di Sì. ferita. Ti puoi muovere se vuoi. Faccio giramento di inimicizia e attacco la tizia. Non puoi attaccare Angelo, hai usato la cura. Eh sì, hai fatto Oh, un'azione. maledetta. Va bene. Ti puoi spostare se vuoi. No, Sei rimango troppo dove irruento, sono. compà, devi, Sì, devi pensare ponderare. un secondo su vecchio. Vado su Morganta. Pensavo che ti svegliassi più che altro, sennò Ma bastava una pedatina. te l'ho data. Morganta? In tutto ciò gli do una pedata anche. Non funziona così. Hai no? visto? Non funziona Manco con così la che... pedatina. Ti dico come funziona. Il dormiente finché allora, finché non termina l'incantesimo, finché il dormiente non subisce danni, la pedatina non ti dà danni.
o qualcuno usa un'azione per scuotere o schiaffeggiare il dormiente per svegliarlo. Vabbè, ho fatto la magia, invece di fare la magia lo posso scuotere mentre gli faccio la magia Se ci tieni stupidamente. tanto sei Svegliati. sveglio, dai. Vado su Morganta. Allora, non la vedete, Sono sveglio e prono. non la vedete, ma Morganta vede tutti voi. Quello che succede è la seguente cosa. Una mano tocca la mente di Rust. Rust, davanti a te vedi tutte Morganta. Tutti sono Morganta. E devi Ok. ucciderli. Ok. Tocca a Rust. Attacco la Morganta più vicina a me, Ok? senza muovermi. Devo selezionare qualcuno? Molto carino questo metagame. Mi piace però. Cioè, è giusto. Ok. Però diciamo, per logica sempre, giusto? Se mi rendo conto che tutti si trasformano in Morganta. No, non perché ti rendi vedrò conto che trasformarsi tutti si in Morganta. trasformano in Morganta. All'improvviso la stanza è piena di Morganta. Quindi non riesci a distinguere Ok, chi allora- lo è e chi non lo è. Comprese le figlie, Ok. giustamente. Quindi. Mancata. Tocca a Atros. Raggio rovente. Su Bella Bella. storia. Sono 3 raggi. In totale Sono tre ognuno fa raggi. 2d6. Bella storia. Però me lo devi specificare perché io ti devo fare tirare con svantaggio. Perché Bella ha la ok, bambina. Aspetta. E allora, aspetta, annulla questo danno. Ok, questo lo ritiro normale. E conta col tiro di prima. Mancata. Ok, colpisco la bambina allora. Colpisci la bambina. Mi fai 2 di 6. 2 di 6 per favore. 11. Fammi controllare quanti. È morta sicuro. Sì, ma- credo di sì. Ok, la situazione, Ok. la situazione è la seguente, te la racconto molto brevemente. Preso alla sprovvista dal sonno, insomma, ti risvegli, vai a lanciare questi raggi roventi, ma colpisci la bambina che Bella ha tra le braccia. Bella ride sguaiatamente e la bambina si accascia con un bel con una bruciatura su tutto il petto e parte del viso. Ok. Bella Mi dispiace molla per la la bambina a bambina. terra Gli altri 2 raggi. e guarda il paladino, non serve a un cazzo, però guarda il paladino e dice Li dovevamo salvare, Dac. Ma non hai altri 2 raggi da fare, Adro? Sì, infatti ora arrivano gli altri 2. Ah, ma adesso c'è la testa. Mancato. presa. Ok, hai Ultimo. fatto 9 danni. Però avrà riduzione del danno, presumo. Ma c'è tutte le cazzo di riduzioni possibili, sia fisiche che... 4, tocca. Ok. E mi sposto. Ok, 4 danni le hai fatto. Tocca a Lucinda. Mi sono spostato di una casella. Allora, lo so che siamo in combattimento, ma istintivamente, essendo invisibile, io correrei dalla bambina ferita, la prenderei e la porterei quantomeno fuori dal mulino. Ok, la bambina ferita è adiacente alla casella di Bella. Quindi entreresti in un'area minacciata e poi usciresti con disingaggio. Esatto. Ok. Esci fuori dall'iniziativa. Vedi questa bambina fra le tue braccia che per un attimo ti guarda ancora con un brillio di vita, ma poi spira fra le tue braccia.
morta. Vabbè, un altro trauma per Lucinda. E vabbè, è andata così. Poi è andata. Va bene, pazienza. Poteva andare peggio. Poteva andare peggio, potevamo morire noi. Errore mio, scusate. Morganta. Sì. Tocca la mente di Krastos. Krastos, tutti davanti a te sono Morganta. Suppongo che andrai a colpire Bella. In ogni caso. Spero di beccare Balla, zio, che ti posso dire. Rust, sono Wolf. vai. Sì. Posso? Ma io Puoi. Ah, come sono ragazzi, come il sono fascino arrivato là della sotto? mezzanotte. Come sono arrivato là sotto che non ho fatto Sì, niente? No, ma tu sempre qua sei stato, Amon. No, nell'iniziativa. Prendo i danni. No, deve essere dai. successa qualcosa con i turni, Dani. Sono uscita Sì. io dal turno. Sorry. Vado a Atros. Atros, vedi i tuoi amici Bene. che sono presi da follia. Però comunque stanno colpendo i loro nemici. Va bene, velocemente, miro Bella. Conflagrazione. Presa. Vai con i danni. Defragrala. E fragrala. Ok, 6 danni. Ok. Poi sono presi da follia, quindi... Eh? No, non è il mio turno, ok. Oh, Toccherebbe a me. Ah. Per, certo, vuoi entrare in un'azione. iniziativa? Sì. Ok. Sei ancora invisibile. Tira iniziativa. Nove, vai subito dopo Amon. Bella e Offalia hanno la mano stretta l'una insieme all'altra. E vedete che intorno a loro si sollevano tutti gli utensili della stanza che iniziano a vorticare velocemente contro di voi, sbattendo contro di voi. Sentite le loro risate e all'improvviso Falia molla il bambino che cade a terra e scompaiono. Sentite le risate sottofondo e qua mo voglio vedere, c'è un round e qua mi diverto io. Amon, i tuoi amici sono Morganta. Tutti? Tutti, Quante Morgante vedo davanti a me? tutti. Gli altri due che c'hanno, Falia e Bella, sono scomparse, nel senso non si vedono più. Sì, non si vedono più, non le vedi più. Ok, quindi io vedo 3 personaggi, tiro un D3, dall'alto verso in basso. Il numero che esce colpisco. Che numero è uscito? Il 2. Krastos, mi spiace. Perfetto. Dai, Allora, un round spero di- potete resistere. Spero di non colpirti. Calla. No. Non l'hai mirato? Come no? Hai visto? Non mi hai mirato. Sì, l'hai mirato. Sì, Vabbè, preso. 4 danni. 4 danni. Ok, Lucinda. Allora, Lucinda, Io non... per te è tutto normale. L'incantesimo non ti ha preso. E quindi vedi i tuoi compagni combattere gli uni con gli altri. E di conseguenza urlo istintivamente a Amon. Cosa stai facendo? Hai attaccato Krastos. Amon, Quale Krastos? Non lo vedi? È la vecchia. non è la vecchia, è Krastos. Signori, siete sotto un incantesimo e non ci sono più le nostre avversarie dentro questa stanza. Non attaccatevi. Krastos, uguale per Si te. avvicina ai suoi compagni. Che cosa? Io sono... Vedo tutti Morganta, no? Sì. In particolare questa persona compagni. qui e anche questa persona qui. E anche questa Però persona te qui. l'ho detto. Però te l'ho detto un minuto fa che siete sotto incantesimo. Sì, però ovviamente la mente Aiutatemi. gioca brutti scherzi. Chi siete davvero?
sta sulla difensiva, però Vabbè, non attacchi. si mette spalle al muro, ma non attacca. No, ho capito, ho capito. Lo scontro termina. Non riuscite a combattere Deck con orgoglio e nobiltà. Siete delle stregacce, Deck. Maledetto. Senti appunto la loro risata. Siamo ancora cadi dagli incubi oppure no? No, tutto torna normale. Ok. E chiedo ai miei compagni di... Intanto mi accerto che stiano tutti bene e poi chiedo ai miei compagni di... vabbè, niente, ai miei compagni. Non ci avete nulla per rivelare ciò che rende invisibili tramite effetto magico le persone? Tipo rivelare l'arcano, qualcosa che possa rivelarle, sempre Ma- che siano ancora qui. Il Scusa, bambino tu sei stato piange. con noi finora. Andiamo. Prendo È stato con noi. Prendo il bambino ed esco dal mulino. Io vorrei salire sopra Pista. invece. Prendi il bambino, te lo prendi tra le braccia, il bambino ti dice aspetta, c'è il mio amico sopra, Esatto. è rimasto su. Dobbiamo salire su, penso allora, a salvare questo bambino. Andiamo, saliamo. Questo suo amico. Saliamo? E saliamo. Mentre loro salgono, Atros va a vedere il cadavere. Se c'è bisogno su, chiamate. Allora, io non salgo. al piano di sopra vedi una macina, cioè c'è non una macina, lo strumento per una macina, è una ruota che gira da sola. E al piano di sopra senti piangere, Quello sopra ancora. quello sopra ancora. E urlo sotto, c'è un altro piano ancora. Sto salendo perché sembra che ci sia l'amico. Qualcuno vuole venire con noi? Così la butto lì. Se c'è bisogno, urlate. Salgo io, che sono Grande. invisibile. Sali tu da sola? Sì. Lucinda sale al piano di sopra. Che cazzo? No, figa le mappe così. Il bambino è in ginocchio che sta piangendo. È ferito, gambe e braccia, è stato tagliuzzato, i suoi vestiti sono strappati e sta piangendo e dice andate via, andate via. Siamo qui per salvarti, non aver paura. Dov'è Adesso mia scendiamo giù sorella? dal Dov'è cammino. mia sorella? Mentre gli Peggio. parlo, guardo attorno e guardo se c'è qualcosa di interessante in questa stanza. Beh, ci sono dei bauli. Li provo, sono aperti o li devo scassinare? Sono chiusi. Li scassino. Intanto che li scassino, posso curare la ferita del bambino? Sì. Curi le ferite, 2d6 mi sembra. Il bambino si riprende magicamente, osserva la tua magia e rimane stupito e capisce che sei il buono. E ti dice grazie, grazie e ti abbraccia. Lucinda apre i bauli con scassinare. I bauli si aprono e dentro ci sono le membra di bambini sparsi all'interno dei bauli. Capisci Resta inorridito. che questo mulino è Va, usato bambini. per cucinare i bambini. Macina bambini, Ansel e Gretel. L'ingrediente- Va bene. l'ingrediente prendo il segreto. bambino. L'ingrediente segreto dei pasticci dei sogni. Prendo il bambino e guardo i miei compagni e gli dico corriamo fuori da questo posto. Ok, un attimo. C'è qualcos'altro a parte i bauli nella stanza? Nient'altro. Nient'altro. C'è dico, un facendo piano di sopra, Niente, vero? ma conduce a un tetto dove non c'è nulla. Ha un tetto dove non c'è nulla. Vabbè, allora. Dove teoricamente sì. non ci dovrebbe essere nulla, però magari forse c'è qualcosa che lo sa. Beh, io ci andrei. Vai.
ormai che siamo qui, Andiamo. mentre magari Lucinda prende il bambino, io e Krastos ripuliamo definitivamente l'area. Chi è che l'aveva mangiato? L'aveva mangiato Atros. Quello che ha ucciso un bambino, non ti preoccupare, tutto normale. Tutto normale. Allora, Ucciso Rust, uno, mangiato un altro. quello che vedi è che a distanza, Comunista. intanto sei circondato dalla nebbia, prima di tutto, però a distanza riesci a vedere il profilo di un villaggio. È recintato da alte mura di legno, sembrerebbe da quella distanza lì, da palizzate di legno. Sembrerebbe più grande di Barovia, e poi ci sono i corvi sopra di te che si frastagliano sopra di te in una maniera allucinante, come se fossero indemoniati, e gracchiano pesantemente. Uno di questi corvi va ad appollaiarsi proprio davanti a voi, a Krassos, e becca con il becco sul tetto. E poi ad arredire, Doc. Mostrami qualcosa piuttosto che gracchiare e basta. Se proprio sei venuto qui per qualche motivo. E mentre indico a Krastos, guarda che sia Vallaki quella lì sotto. E il corvo? Stiamo guardando verso nord-ovest. Stiamo guardando verso Di nord-ovest. sicuro non state nord-ovest, guardando dalla parte opposta rispetto a Barovia. da dove siamo venuti. Allora sì, potrebbe essere. Il corvo, come a rispondere alla tua domanda, vola via e va dritto verso Vallaki, il villaggio che vedi da lontano. Ok, andiamo da già. qua, Krastos. Già. Non c'è altro in questo tetto, giusto? Non c'è Vedo altro. delle cassapanche. Non c'è Potremmo niente, dare andiamo fuoco al tutto. Tanto via. È per proprio quello che sto facendo. rovinare. Allora, vi Quello trasporto, che andrò a fare, vi quindi- trasporto al piano di sotto tutti quanti, ok? Ok, vabbè. Sì. Sì, siete vabbè, già. c'era arrivato in realtà. Sì, beh. Usciamo tutti. Signori, a voi la conclusione di questa storia, prego. Con un bel falò. Sì, Avete fatto quello che dovevate il fare bambino... sopra. Lambo, nel frattempo io ho preso la bambina, il corpo della bambina, e l'ho portato distante per trovare un luogo dove seppellirla. Ok. I bambini sono fuori ovviamente entrambi dal mulino, e anche quella che era sopra sicuramente Lucinda l'ha portato via. Io prendo 5 torce, anzi prendo 3 torce, le accendo, le lancio dove c'è del legno, dove c'è della paglia magari, dove c'è qualcosa al piano terra, ed esco fuori. Io prendo i maiali e li Prendo la allontano. porta. Tanto Ok, togliti 3 che torce non dall'inventario, per favore. Sì, sì, Io sì, guardo l'ho lo già spettacolo. fatto. Quindi guardo lo spettacolo. Esatto. Esco dalla porta, cioè esco dal mulino chiudendo la porta alle mie spalle, mi allontano e mi godo anch'io lo spettacolo accanto ad Amon. Poi ci giriamo Sì, sì. entrambi e diciamo il mio lavoro qui è terminato. E tu mi dici, ma non hai fatto qua i niente, Amon. vortici. Bruci Vabbè, hai frantumato un po' il mulino le cose. che inizia a prendere Sì. fuoco sotto un cielo nebuloso. Gli sarebbe giovato Feredir stasera, lui è un maestro nel dar fuoco alle cose. Allora, non avete ucciso le streghe, però Ne sono scappate. sì, se ne sono scappate. Però Magari no. avete bruciato il mulino. Obiettivo Bravo, raggiunto, fatto signori. E per questo obiettivo sono 500 punti esperienza a testa. Opa. The Lighthouse. Ce li dai tu oppure ce li mettiamo No, noi? ve li dovete mettere voi. Come vedete, c'era pure la mappa Se bella la- programmata con il fuoco. Se la matematica mi assiste.
Scusa, ho ammazzato un bambino, non sono punti esperienza. Va bene, no, signori, che fa? Chiudiamo codesta live? Io lo devo dire, Sì. signore e signori, fine sessione. Fine sessione. Bella. Fine sessione. Grazie mille a tutti per averci seguito, noi ci vediamo alla prossima, tante care cose, ciao cari, ciao cari, ciao cari. Ciao cani.